Oggi andiamo ad improvvisare su questi due accordi. Sol maggiore con settima maggiore e Fa diesis minore settima. Li mettiamo a giro. Il sistema che vi suggerisco per andare ad improvvisare su questi due accordi è quello di capire la tonalità sulla quale questi si muovono, per poi scegliere quindi il materiale adatto per andare a improvvisare su questi accordi. Ma questo lo vedremo dopo. Per adesso andiamo a concentrarci sulla base, proprio andiamo a sintetizzare il discorso che possiamo fare per andare a suonare sopra questi due accordi. Era Sol maggiore, settima maggiore? Andiamo a pensare al Sol maggiore. Quindi nel primo caso, l'accordo di Sol maggiore settima, abbiamo ad esempio questa cellula qui di accordo. Quindi Sol, Si e Re, l'accordo di Sol maggiore. Quindi muovendoci su questo, possiamo fare sul secondo, facendo lo stesso, usando lo stesso criterio. Il secondo abbiamo detto è Fa diesis minore settima, quindi Fa diesis, La, Do diesis. I due accordi sintetizzati sono Fatto questo, andiamo a scandire ogni nota. Quindi nel primo caso, Sol maggiore, settima maggiore, possiamo andare a scandire l'accordo che abbiamo preparato, facendo ad esempio secondo, primo accordo, ecco, come potete ascoltare, in alcuni casi sembra che non abbiamo bisogno dell'accordo ribadito, proprio con la posizione intera, perché suonando le note dell'accordo stesso, quando andiamo ad improvvisare, andiamo proprio a entrare in quel mood, cioè andiamo a descrivere l'accordo che si trova in quel momento, in quel posto. Perché vi suggerisco di utilizzare queste posizioni? Beh, sicuramente il primo motivo, chiaro, è che sono molto in vista, cioè le potete vedere in maniera molto chiara, anche perché si trovano nella prima posizione sulla chitarra. Quindi questo Sol maggiore lo conosciamo un po' tutti, no? E in questo caso parto da questo Sol basso, piuttosto che usare questo, ma parto da questo Sol, Si e Re. È una posizione fondamentale. Sol, Si, Re. Perché viene detta posizione fondamentale? Perché le note compaiono così come vengono descritte nell'accordo. Se l'accordo è Sol maggiore, Sol, Si e Re, le note compaiono in questo ordine. Sol, Si e Re. Ad esempio questa posizione che possiamo prendere qui non parte da Sol, ma parte da Si. Si, Re, Sol. E in questo caso questa posizione viene detta primo rivolto, ovvero partirà dalla terza dell'accordo. Sol, Si e Re, posizione fondamentale. Si, Re, Sol, primo rivolto. Quindi il primo passo è quello di andare a sottolineare le note della triade, ovvero dell'accordo, abbiamo detto quello semplice. Sol maggiore, Fa diesis minore. In questa modalità. Il secondo passo è quello di andare a prendere la stessa posizione di accordo per ognuno degli accordi che sono presenti, quindi Sol maggiore e Fa diesis minore, anche in altri punti, magari andando verso l'alto, ovvero nelle note più acute, sulle note più acute. Facciamo qualche esempio. Possiamo andare a prendere questo Sol maggiore o questo.
questo, per poi tornare su questo, questo qui, ma all'ottava superiore. Mentre per il Fa diesis minore, che abbiamo visto in questa posizione, possiamo prendere questa, 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 ripetendo, questa qui nell'ottava superiore. Quindi tutte quelle cose che facevamo con queste posizioni ce le portiamo sulle altre posizioni. Prima vi avevo accennato al discorso della tonalità. Certamente questi due accordi vengono fuori da una tonalità, possiamo dedurre da questi due accordi una tonalità, che io individuo nel Re maggiore. Sentiamo. Sol, maggiore settima, Fa diesis minore, Mi minore, Re maggiore. Quindi, scegliendo la scala di Re maggiore, su questi due accordi io potrò suonarci in maniera degna. Se io parto da Fa diesis e sono in tonalità di Re maggiore, potrò suonare quale modo, quale scala? Re, Mi, Fa diesis. Terzo grado, ionico, dorico, frigio. Per cui sarà d'accordo? Questo per rimanere sempre in questa zona, perché altrimenti possiamo andare a scegliere anche le altre diteggiature di Re maggiore. Io per oggi mi fermo qui, perché non vorrei appesantirvi più di tanto. Se volete commentate e fatemi sapere se avete delle perplessità o qualsiasi altra domanda riguardante questo argomento. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!